Ciao a tutte mie care uncinettine, sono Anna del Busino di Anna. Oggi, come vedete, il nostro progetto è una borsa in raffia. Questa è la prima volta che lavoro la raffia. Il progetto è molto carino, una borsa prettamente estiva, corpo borsa, semplicissima da fare, con le frange, manici in legno rettangolari e foderata con questa bellissima fantasia, molto bella, leggera. Il progetto è molto semplice, la cosa più lunga da fare, il lavoro più lungo da fare in questa borsa sono l'applicazione delle frange, perché si devono mettere ad uno in ogni punto. Per il resto è molto semplice. Adesso passiamo a quello che ci serve per realizzare questa bellissima borsa in raffia. Però prima di passare a quello che serve, ai materiali, agli strumenti che ci servono, vi ricordo di iscrivervi al mio canale perché mi aiutate tanto. Mettete un like, un commento, mi aiuterete a fare altri progetti. Quindi non dimenticate di fare questa cosa semplicissima, mettere un like, un commento e iscrivetevi al mio canale. Potrò essere ripetitiva, ma è quello che mi serve per continuare a fare progetti per voi. Ok, adesso passiamo al video tutorial. Vediamo nel dettaglio i materiali e gli strumenti che ci occorrono per realizzare questa bellissima borsa. Ci serve della raffia, è spessa 3 cm, come vedete. Il materiale della raffia, questa che ho io, è 100% viscosa da fibre di legno. È bellissima da lavorare, poi quando la lavoriamo diventa sottile, così. È molto morbida, non è per niente rigida, bella. Poi ci servono una coppia di manici in legno, sono centimetri 20 in totale. Poi ci serve uno scampolo di stoffa per andare a foderare, delle forbici, un uncinetto numero 4, un ago con la cruna abbastanza grande e dei marcapunti. Ok, passiamo al video tutorial. Iniziamo con un nodino e tiriamo e facciamo 34 catenelle. 1 2 3 4 5, ne facciamo 34. Abbiamo fatto le 34 catenelle. Ora giriamo il lavoro e lavoriamo nelle asoline che ci sono dietro le catenelle. Saltiamo la prima, che è questa qua, e lavoriamo la seconda e facciamo punti bassi su tutti i punti che abbiamo, su tutte le asoline. E le facciamo per tutta la riga fino alla fine. Sono arrivata a fine riga qui sull'ultimo punto. Adesso qui andiamo a fare 3 punti bassi nell'ultimo punto, qui 1, tutti nello stesso punto, 2 e 3. Ok, adesso
andiamo a fare un punto basso dall'altro lato della riga, quindi su ogni punto andremo a fare un punto basso e nel frattempo nascondiamo l'eccesso di filo, così su ogni punto. E arriveremo qui sull'ultimo punto. Adesso che sono a fine riga, ho fatto tutto il giro e ho fatto 32 punti bassi, 3 punti nello stesso punto che è l'aumento nell'angolo e 32 punti bassi. Adesso siamo nell'altro angolo, quindi prendiamo il punto, cioè la catenella che abbiamo lasciato all'inizio, qui prendiamo tutti e due i punti in questo modo, così, e facciamo 3 punti nello stesso punto. Facciamo 1, 2 e 3 e abbiamo fatto l'aumento. Adesso tiriamo su l'asola, la allunghiamo, saltiamo questo punto, questo qua, e ci agganciamo qui, così, e andiamo a chiudere il giro in questo modo. Agganciamo l'asola, la portiamo indietro in questo modo, così, allarghiamo il punto in questo modo, tiriamo un po' il filo, così, così lo chiudiamo un po' in questo modo, usciamo l'uncinetto, andiamo al centro dei due punti, vedete, al centro, entriamo, agganciamo la solina che abbiamo dietro e chiudiamo il giro in questo modo uscendo e facciamo il primo punto, così. Adesso su ogni punto faremo un punto basso e lo faremo per tutto il giro fino ad arrivare alla fine, qui, senza aumenti, i punti così come sono. Siamo a fine secondo giro, chiudiamo sempre allo stesso modo. Ho fatto l'ultimo punto qui, l'ultimo punto basso, tiriamo su, andiamo nel primo punto che abbiamo qui, entriamo, agganciamo la solina, la portiamo sull'uncinetto e la portiamo dietro in questo modo, così tiriamo un po' e tiriamo così, così si accorcia la solina che abbiamo sull'uncinetto. Usciamo, andiamo al centro, agganciamo la solina che abbiamo dietro, carichiamo il filo, usciamo e facciamo il primo punto. Eccolo qui. Questo siamo all'inizio del terzo giro adesso. In totale i punti bassi sono 70 per tutto il giro e dobbiamo adesso fare in totale, compresi questi che abbiamo fatto, 39 giri di punti bassi, sempre 70 punti bassi per 39 giri.
ho fatto 39 giri totali e qui abbiamo il nostro sacchettino. Adesso sono a fine giro e chiudiamo in questo modo, sempre allo stesso modo. Agganciamo, portiamo indietro al centro dei due punti, qui entriamo, agganciamo la solina, tiriamo un po' il punto così e usciamo il punto. Adesso non tagliamo e andiamo a fare un giro di punti bassissimi su ogni punto. Quindi cominciamo da qui e andiamo nel primo punto, vedete? Esce da qui la raffia, andiamo su questo punto e usciamo fuori, facciamo il punto bassissimo. Nel prossimo lo facciamo per tutto il giro. Ho fatto tutto il giro di punti bassissimi, sono nell'ultimo punto. Adesso tagliamo la raffia, lasciamo un pezzettino, usciamola dall'uncinetto così, in questo modo. Prendiamo l'ago e andiamo a chiudere in maniera invisibile, in questo modo. Qua c'è il primo punto che abbiamo fatto e qua c'è l'ultimo, quindi entriamo da qua sotto così. In questo modo così, e usciamo così e tiriamo un po', poi andiamo qui in costa nell'ultimo punto che abbiamo fatto, vedete, così, e tiriamo, poi andiamo qui dietro, andiamo dietro in questo modo e andiamo a nascondere l'eccesso di filo nella trama del nostro lavoro, così la andiamo a nascondere in qualche punto. Abbiamo chiuso il giro, vedete, vi do qualche misura così vi dico quanto misura in altezza: 24 per 25. Ok, adesso andiamo a vedere come rivestire i manici, sia l'uno che l'altro. Ho rivestito già il primo manico, vedete, perfetto, tutti i punti sono in fila. Vediamo come farlo. Prendiamo la raffia, la mettiamo a cavallo sul nostro dito, prendiamo il manico, entriamo l'uncinetto nel manico in questo modo e agganciamo la raffia, la prendiamo e la portiamo davanti, poi i due fili, l'eccesso di filo lo accavalliamo al filo di lavoro in questo modo, così. Adesso agganciamo il filo e facciamo il primo punto. Ok, fatto. Adesso col dito ci aiutiamo e mandiamo giù il filo di lavoro, lo mettiamo a cavallo all'uncinetto in questo modo e lo prendiamo da dietro, lo passiamo di nuovo dietro, agganciamo la raffia e facciamo il punto in questo modo e tiriamo la codina così, e tiriamo anche sia l'uncinetto che il filo, così sigilliamo in questo modo. Adesso col dito ci aiutiamo e mandiamo giù il filo di lavoro, lo prendiamo, lo mettiamo sull'uncinetto, lo teniamo in questo modo
prendiamo la rafia, la portiamo dietro e facciamo il punto e usciamo il punto. Vedete che questo è lento, è l'eccesso di filo, lo prendiamo e lo tiriamo in questo modo, così si aggiusta e vanno i punti, si mettono in linea. Lo mettiamo indietro, abbassiamo la rafia col dito, così la prendiamo, mettiamo l'uncinetto diritto, così agganciamo la rafia, prendiamo, andiamo indietro, agganciamo e usciamo il punto e tiriamo un po', così, e facciamo sempre la stessa ripetizione. Prendiamo il filo, lo portiamo indietro e facciamo il punto piano piano, senza premura, e tiriamo così, in questo modo. Andiamo giù sull'uncinetto, prendiamo il filo e facciamo il punto così e tiriamo. Vedete, tiro sia l'uncinetto per sigillare meglio il punto, vedete, e portiamo un po' indietro perché scivola la rafia sul manico, e continueremo così per 30 punti totali fino alla fine del manico, fino a qui. Arrivato a un certo punto tagliamo l'eccesso che non ci serve più, così. Vi faccio vedere un'ultima volta e poi continuerete da soli. Così lo metto sopra, lo prendo da dietro, aggancio così e faccio il punto e tiro in questo modo, così, vedete? Di punti ne dobbiamo fare 30 come in questo. Ci vediamo alla fine, vediamo come chiudere e sigillare il lavoro. 30 punti abbiamo fatto, tagliamo un po' di rafia, usciamola dall'uncinetto, prendiamo il nostro aghetto e andiamo a sigillare il filo attraverso ogni punto che abbiamo. Andiamo a nascondere per un po' perché la rafia scivola e poi esce, quindi lo dobbiamo fare per un bel po' e poi andiamo a mettere un goccio di colla, così siamo sicuri che l'eccesso di filo rimanga all'interno. Ok, arriviamo fino a qui e tagliamo e mettiamo un goccino poco poco di colla. Adesso abbiamo i manici pronti per andarli ad inserire nella borsetta. Io ho preso le misure così per venirmi meglio ad inserire il manico. Ho lasciato, vedete, 1 2 3 di qua e 1 2 3 di qua, quindi il manico lo dobbiamo mettere dentro i due segnapunti così, e dobbiamo lasciare questo bordino che abbiamo fatto di punti bassi, lo dobbiamo lasciare fuori, cioè non dobbiamo coprirlo così, ma lo dobbiamo lasciare fuori, quindi il manico lo dobbiamo andare ad inserire su questo punto, lo teniamo fermo, prendiamo la rafia, in questo modo la mettiamo dietro, in questo modo qua, teniamolo fermo, così, in questo modo lo scendiamo un pochettino così. Ok, prendiamo un uncinetto più piccolo, abbiamo lavorato con
il 4, adesso prendiamo il 3,5, così entra meglio nel punto perché è stretto, quindi usiamo un uncinetto più piccolo, entriamo nel primo punto così ed entriamo anche nella borsa, nel punto che abbiamo dietro sulla borsa e usciamo, vedete, da qua prendiamo la rafia, la agganciamo in questo modo, così agganciamo e la usciamo fuori piano piano, così in questo modo incrociamo sia l'eccesso di filo che il filo di lavoro, così in questo modo incrociamo e andiamo nel prossimo punto, che è questo qua, vedete, abbiamo lavorato il primo, ora andiamo nel secondo ed entriamo nella borsa. Io lo sento dal dito che ho messo dietro, così agganciamo la rafia e portiamo fuori, alziamolo un po', non lavoriamo stretti, vedete, e facciamo il punto bassissimo in questo modo, così, e già il manico è agganciato. Ora dobbiamo lavorare su ogni punto sia del manico che della borsa e non dobbiamo fare sale e scendi, ma tutto in un rigo, quindi dobbiamo stare pure attenti a questi. Andiamo nel prossimo punto, entriamo diritti, così viene diritta la riga, andiamo dietro, agganciamo la rafia, portiamo fuori in questo modo e facciamo il punto bassissimo, e così per ogni punto. Non lo mettiamo così l'uncinetto perché andiamo a prendere un altro punto, mettiamolo diritto, così entriamo anche nella borsa, vedete, agganciamo il filo, usciamo fuori e facciamo il punto bassissimo, e così per tutti i punti fino alla fine, qui, vedete, così. Quindi facciamolo piano piano questo lavoro, sempre stando attenti a lavorare nella stessa riga. Entriamo nel prossimo punto, così entriamo l'uncinetto messo perpendicolare, agganciamo il filo, così usciamo, tiriamo un poco su e usciamo il punto basso, così. Andiamo a vedere dietro cosa è successo, vedete, sono tutti sulla stessa linea i punti. Questo lo tiriamo un po', così, e continueremo per tutti i punti. Ci vediamo alla fine, vediamo come lo dobbiamo chiudere. Sono alla fine, vedete, la fine del manico, tagliamo la rafia, così, usciamo l'uncinetto, così, prendiamo l'ago in questo modo e andiamo a chiudere, a sigillare il giro. Entriamo nell'ultimo punto che abbiamo lavorato, qui, così, andiamo dietro in questo modo e andiamo a nascondere tranquillamente e a sigillare l'eccesso di filo, così. Ok, tagliamo, fatto. Ok, vedete, perfetto. Adesso lo stesso lavoro che abbiamo fatto in questo dobbiamo andarlo a fare in questo. Già ho preso le misure
e andiamo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto da quell'altro lato. Ecco i manici inseriti perfettamente, vedete? Ora dobbiamo andare a tagliare lo scampolo di stoffa per andare a foderarla. Io ho tagliato perfettamente il sacchetto che va dentro la borsa, ho preso larghezza e altezza, ho lasciato i 2 centimetri laterali per fare l'orlo, qua sotto è unita la stoffa qui, quindi non c'è bisogno di andare a cucire, e andrò a cucire sia i laterali della borsa, lo farò a macchina con la macchina da cucire, e farò pure un orlino piccolo, così mi verrà meglio ad andare a cucire poi nella borsa. Quindi farò questo piccolo orlo qui nel bordo. Faremo questo lavoro e lo mettiamo da parte, perché prima di andare a foderare la borsa dobbiamo andare a mettere le frange nei 3 lati, 1, 2 e 3. Vediamo come inserire le frange. Ho preparato un righello di 30 cm, delle forbici e un uncinetto numero 3,5 e la raffia. La raffia la dobbiamo andare a tagliare. Prendiamo la misura di 30 cm, vedete, 30, e la metto in 2, così. Poi nuovamente la metto in 3 e così via, finché posso, perché questi sono tutti i pezzetti che ci servono per andare a fare le frange. Faremo così. Di questo ne dobbiamo fare parecchie, perché per fare tutti e 3 i lati ce ne vorrà un bel po', anche perché per ogni frangia, pezzettino di frangia che dobbiamo andare a mettere, ce ne vogliono 2 pezzi. Ok, facciamo i primi, tagliamo così e andiamo a tagliare le unioni che si sono formate nelle ogni qualvolta abbiamo piegato, e andiamo a tagliare così anche l'altro lato. Tagliamo in questo modo e abbiamo fatto dei pezzetti di 30 cm l'uno. Adesso ne prendiamo due pezzetti così, li mettiamo a cavallo al nostro dito. Questo è venuto leggermente più lungo, lo tagliamo, lo mettiamo a cavallo al nostro dito così, entriamo con la mano dentro la borsa e andiamo sulla piega della borsa. La piega della borsa è questa, giusto? Qua, poi qua c'è l'altra piega della borsa, quindi iniziamo da sotto e andiamo nella riga che è questa, prendiamo l'uncinetto numero 3,5 e iniziamo dal, vedete, dalla piega, nel foro che c'è tra un punto e l'altro, e peschiamo la raffia che abbiamo sul dito. La peschiamo così, in questo modo, cerchiamo di prenderla e la usciamo, e ne usciamo a metà, l'altra metà è ancora dentro. L'altra metà dobbiamo andare nel prossimo punto, vedete, qui è uscita la metà e qua facciamo uscire l'altra metà che abbiamo ancora dentro e le usciamo così, in questo modo, vedete? E sono tutte e 4 fuori. Ora mettiamo la borsa in questo modo, allineiamo la raffia, non deve essere necessariamente precisa e perfetta, così, in questo modo ci avviciniamo il più possibile alla base della borsa, così
facciamo un nodino in questo modo e con l'uncinetto entriamo nel cappio che si è formato e usciamo tutte e quattro le codine, così, in questo modo. Le prendiamo tutte e le usciamo così, e cerchiamo di tirare a scorsoio. Facciamo il nodino in questo modo, lo aggiustiamo e facciamo il nodino, e poi la raffia facciamo così, la schiacciamo, vedete, così, e per ogni punto dobbiamo fare questo lavoro. Lo mettiamo in due fili, così, due pezzi. Questo è rimasto unito e lo tagliamo. Ok, lo mettiamo a cavallo al nostro dito in questo modo, così entriamo dentro la borsa e andiamo nel punto in cui abbiamo già lavorato, questo qua, vedete dove esce, i punti occupati sono questo e questo. Noi dobbiamo andare qua, non nell'altro, ma qui, perché poi si crea troppo spazio fra le frange. Quindi entriamo qui, agganciamo la raffia in questo modo e la usciamo, e ne usciamo metà. Poi andiamo nel prossimo punto, vedete, qui esce la raffia, nel prossimo entriamo e agganciamo l'altra metà e la usciamo, così, in questo modo. Mettiamo la borsa così, uniamo, cerchiamo di unire i quattro pezzi, vedete, mi avvicino il più possibile alla base della borsa, faccio un cappietto ed esco le quattro codine così, e cerco di chiuderlo in questo modo e faccio il nodo, vedete, così, e poi cerco di che la raffia si deve stirare in questo modo. La frangia non rimarrà così, poi la andremo a tagliare tutta in parallelo, diciamo, tutta retta. Poi vediamo come dobbiamo fare. Nel frattempo dobbiamo andare a fare tutti e tre i lati, dobbiamo andare a riempire. Quindi facciamo questo lavoro fino a questo punto, poi nell'angolo vi dirò cosa fare, perché lo dobbiamo riempire di più, perché il lavoro si allarga tanto nell'angolo, quindi ci vogliono più fili. Ma nel frattempo facciamo questa riga della borsa. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Prendo i due pezzi di raffia, così, in questo modo, li allineo, li metto sul dito, entro dentro la borsa, così, in questo modo, entro nel punto che già ho lavorato, che è questo qua, entro, aggancio la raffia che ho nel dito e ne esco metà, vado nel prossimo punto, entro e aggancio l'altra metà e la esco fuori, e ho tutti e quattro i fili fuori. Metto la borsa in questo modo, così mi viene meglio a lavorare, li allineo, mi metto le dita più possibile vicino alla base della borsa, faccio il cappietto così, entro l'uncinetto nel cappietto ed esco tutti i fili così, le codine, e poi comincio a fare il nodino più vicino possibile alla base della borsa, in questo modo, vedete, e stiro così, in questo modo, e lo faremo per tutta la riga fino a qui. Ho fatto i due lati, vedete, adesso sono nell'angolo, vi faccio vedere cosa faccio nell'angolo. Prendo, anziché due, ne prendo tre fili di raffia, li metto sempre allo stesso modo, entro dentro la borsa così e vado sul punto, sull'ultimo che ho fatto, qui, entro qui ed esco i primi tre, così, riesco tutti e tre,
e vado nel prossimo punto e ne esco altri 3, così. Metto la borsa in questo modo, li metto tutti alla stessa altezza, così, cerco di metterli e faccio il nodino. Stiamo attenti a non dimenticare nessun filo. Faccio il nodino in questo modo, così, ed esco tutte e 6 le codine e chiudo il nodino piano piano, così lo faccio più piccolo possibile, così. Ok, adesso altri 3. Dobbiamo fare nell'angolo 3 gruppi di 3. Li mettiamo così, entriamo dentro la borsa, andiamo sull'ultimo punto che è questo, entriamo e usciamo. Uno è rimasto là dentro, aggancio e porto fuori. Qua sono proprio sull'angolo, entro nel prossimo punto, sono proprio nella punta, metto la borsa in questo modo, così, vedete sono 6, li unisco e faccio il nodino, così, più vicino possibile alla base, esco tutti e 6 le codine, faccio meglio, non l'ho preso bene, ok, prendo così, giro, esco e chiudo il nodino in questo modo, ok, e sono 2 gruppi di 3 e faccio l'ultimo, prendo 3, li metto così, entro dentro la borsa, vado sull'ultimo punto che ho fatto, che è qui, entro, aggancio, porto fuori e vado nel prossimo punto che è questo, vedete? Schiaccio per vedere se sono messa bene, così, e porto fuori tutti e 3. Uno è rimasto dentro e sono già nel laterale, li metto così, chiudo il nodino in questo modo e porto fuori, ok, e chiudo il nodino, lo stringo il più possibile, così, ok, fatto. Vedete? Perché è normale che negli angoli si aprono di più i fili, quindi ce ne vogliono di più. E continuerò così tutto il laterale adesso, fino alla fine. Entro, ne metto 2 stavolta perché l'angolo è finito. Entro, vado nell'ultimo punto che ho fatto, che è questo, entro, aggancio, porto fuori, così, ancora non l'ho preso, ok, sono 2, poi schiaccio
così, per vedere dov'è la linea dove io devo andare a inserire i gruppetti di raffia. Aggancio e porto fuori, così, li allineo in questo modo, così faccio il nodino, prendo tutti i fili, li porto fuori e faccio il nodino, così. Ok, vedete? Poi andremo a tagliare per farlo diventare tutto diritto la frangia. Continueremo così fino all'ultimo punto qua. Il bordo no, non lo dobbiamo prendere. Vedete come ho fatto io qui. Ci vediamo a fine lavoro. Ed ecco che ho messo tutta la frangia in tutti e tre i lati, vedete? Adesso dobbiamo andare un po' ad aggiustare la raffia tagliando i pezzettini che escono fuori, così. Non deve essere troppo preciso, non ha importanza, così. Andiamo a tagliare un po', cerchiamo di metterla diritta, così, vedete, in questo modo. Non deve essere perfetta. E fate tutte e quattro i lati. Ora giriamo di qua e facciamo la stessa cosa, leviamo tutte le punte che più lunghe. Eccola pronta per andare a foderare. Avevamo cucito in precedenza il sacchettino che va dentro la borsa, lo mettiamo dentro così e andiamo a cucire la fodera in tutto il suo bordo. Cominciamo da un punto, così, ok, proprio qui dove c'è la cucitura, lo andiamo a cucire in questo modo, filo trasparente, ago, e facciamo dei punti piccolini e andiamo a cucire. Questo bordino lo lasciamo, andiamo a cucire sotto. Ok, facciamo qui un punto in più, ok, fatto. E facciamo tutto il giro. Le misure finali della borsa sono, con tutti i manici, è 44 centimetri di altezza e larghezza è 49 centimetri. 49 centimetri. Senza manici l'altezza è di 36 centimetri. Ed ecco a voi ultimata la borsa in raffia con le frange, bellissima. A me piace tantissimo, come tutti i miei progetti, perché li faccio proprio con passione. È la prima volta che lavoro la raffia, sinceramente, ma è molto semplice, soprattutto se acquistate raffia molto morbida.
questo tipo di raffia è morbida, bellissima da lavorare, molto semplice, non è dura. Abbiamo fatto il corpo borsa, le frange, abbiamo inserito i manici in legno, l'abbiamo foderata. La parte più complicata, no più complicata, più lunga è stata mettere le frange, perché si perde molto tempo, però realizzare la borsa in sé non è neanche difficile. È molto bello come progetto, spero che a voi vi sia piaciuto. Io ho alla fine fatto una piccola modifica perché non era in linea la frangia, allora io ho tagliato un pezzettino di cartone, ho preso la misura, l'ho messa in questo modo, ho allineato tutta la frangia e poi con le forbici l'ho tagliata perché sinceramente era molto irregolare. E questo è il consiglio che vi do alla fine, di mettere le frange in questo modo, mettere il pezzettino di cartone, io l'ho misurata 10 centimetri, l'ho messa così, l'ho schiacciata in questo modo e ho tagliato la frangia in tutti e tre i lati. E questo è l'accorgimento che ho fatto alla fine senza telecamere. Spero che il progetto vi sia veramente piaciuto, vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se vi fa piacere, mi aiuterete tanto se vi iscrivete, mettete un like, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate del progetto, se avete altre idee da darmi, se volete un progetto in particolare, io lo accetto volentieri, sono a vostra completa disposizione. Ci vediamo allora al prossimo video tutorial. Baci baci!